Pronto? Sì, sono io. Certo che me l'aspettavo. Sì, anch'io. Ho voglia di vederti. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. L'episodio di oggi, dedicato a una delle icone più affascinanti e sensuali del cinema italiano, Lisa Gastoni. Prima di immergerci nella sua storia, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like se il video vi piace. Oggi esploreremo la carriera e la vita di una donna che ha saputo incarnare la bellezza e il talento con una grazia unica. Per almeno 10 anni è stata tra le protagoniste più amate di un cinema italiano che sapeva coltivare la passione e l'erotismo, andando al tempo stesso nel profondo dei personaggi. Ma Lisa Gastoni non è stata solo Grazie zia e l'amica, La seduzione e Labbra di lurido blu, Claretta Petacci e Scandalo. La sua carriera spazia dagli anni 50 a oggi, dall'Inghilterra di Val Guest a Cuore sacro di Ozpetek, da Joseph Losey a Totò. Ho avuto la fortuna intanto di lavorare con registi davvero straordinari, Mancini, Lizzani, Samperi, La Tuada. Elisabetta Gastone, conosciuta come Lisa Gastoni, nasce a Lassio il 28 luglio 1935. Dopo un'infanzia divisa tra l'Italia e l'Inghilterra, Lisa inizia la sua carriera come modella e attrice a Londra. Ma è al rientro in Italia che la sua stella comincia a brillare nel firmamento del cinema negli anni 60, interpretando alcuni film di genere. Io credo di non aver mai recitato, tutto sommato. Entravo in un personaggio e lo vivevo, poi ne uscivo. Il 1966 è un anno di svolta per Lisa. In Svegliati e uccidi, diretto da Carlo Lizzani, interpreta Candida, la compagna del celebre solista del Mitra, Luciano Lutring. Questo ruolo le vale il Nastro d'Argento, un riconoscimento che celebra la sua capacità di trasmettere intensità e passione sullo schermo. Ma è con Grazie zia, di Salvatore Samperi, nel 1968, che Lisa Gastoni diventa un vero simbolo di sensualità e raffinatezza. Nel film, Lisa interpreta una zia che intrattiene un rapporto ambiguo e provocante con il nipote, un ruolo che le regala la targa d'oro ai David di Donatello e che incarna perfettamente il suo incontro ideale con un personaggio, come lei stessa ha descritto, nel pieno della sua maturità artistica e fisica. Il successo, lei accennava al successo, per me non è stato poi così importante, mi sono resa conto che il successo non mi dava quello che io avevo sperato, non ho amato la mia immagine e non amare la propria immagine è un disastro in questo lavoro perché è quella che tu trasmetti, è quella che devi vendere. Gli anni 70 vedono Lisa selezionare con cura i suoi progetti, privilegiando la qualità e la profondità dei ruoli. Tra questi spicca La seduzione di Fernando Di Leo nel 1973, dove interpreta una donna misteriosa e affascinante. Per una donna è bello ricevere dei fiori da un uomo, mamma. Ti dirò, dipende dai fiori, dipende dall'uomo e dipende anche un po' dalla donna. E tu non ti sporcare, lo sai la nonna com'è. Uffa, la nonna. Se mi mandi sempre dalla nonna quando è vacanza, va a finire che le odio le vacanze. E poi il suo ruolo di Claretta Petacci in Mussolini Ultimo atto del 1964, che le frutta un altro Nastro d'Argento. Dopo L'immoralità, 1978, di Massimo Pirri e La Celestina, uno spettacolo teatrale, nel 1979 abbandona le scene. Devo dire questo, che alla fine degli anni 70 mi sono accorta che c'erano sempre più firme sulle sceneggiature e che mi eccitavano sempre meno. Per recitamento io parlo di qualcosa dentro che risponde alla pagina scritta e non c'era più questo. E dato che per me non era molto importante esserci a tutti i costi, e ho sempre pensato comunque che la vita non fosse il cinema è parte della vita, ma c'era un'altra vita da vivere e sono andata a viverla.
Dopo questo ritiro dalle scene durato alcuni anni, in cui si dedica alla pittura e alla scrittura, Lisa fa un ritorno trionfale nel 2005 con Cuore Sacro di Ferzan Özpetek. Anche in questa fase avanzata della sua carriera, la Gastoni continua a ricevere riconoscimenti e ad affascinare il pubblico con interpretazioni di grande intensità. Lisa Gastoni non è solo un'icona del cinema, ma una donna che ha saputo vivere pienamente il presente, abbracciando ogni fase della sua vita con passione e coraggio. La sua filmografia spazia da ruoli in costume fino a personaggi carichi di erotismo e complessità, dimostrando talento e versatilità. Io avevo molto bisogno di andare via. Era necessario per me, per proprio il mio equilibrio di donna, per la mia vita. Non pensare più in termini di immagine, di proiezione di me stessa, non pensare più a me stessa come una proiezione di qualcun altro. Questo ci riporta alla fine del nostro viaggio odierno nella vita di Lisa Gastoni. Non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo per scoprire altre storie affascinanti e lasciare un like se avete apprezzato questo viaggio nel tempo. Prima di salutarci, ditemi nei commenti su quale attrice o tema vorreste che parlassimo nel prossimo episodio. Alla prossima! C'è anche un altro problema. Sono innamorato di te.